Yeah, so I'm Andreas from Hegel. We come from Norway, where it's cold. Here we can wear short sleeves, and it's very good, very good. Green leaves and palms, and yeah, you have it perfect. And we are playing on the 590, which is our biggest integrated amplifier ever built. It was supposed to be a power amplifier, but halfway through the process it was turned into a huge integrated amplifier. And the wattage on this one is 301 watts. And that's because our owner, our inventor, our founder of the company, he realized it was more than 300 watts, so it's 301, but it's even more than that. But he didn't want to count any further, so it's more, 301. And it's got a dampening factor of 4,000, which is insane. Its little brother, the 390, our ISA winner, which is over there, has 4,000, and also the 190, the even smaller one, the 150 watt amplifier integrated we have, he has a dampening factor of 4,000. The smaller ones, not so much, only 2,000. So yeah. Ok. Andreas lavora in Hegel e, come ha simpaticamente accennato, viene da paesi freddi dove fa molto freddo, è contento di essere qui, infatti ha dato sulle maniche, è molto simpatica. Hegel è un'azienda norvegese basata a Oslo e oggi è qui per parlarci della loro creatura più importante e più grande, che è l'H590, è l'amplificatore reference integrato che hanno. È un amplificatore che integra all'interno DAC, pre, finale e tutta la sezione necessaria per suonare musica, basta alimentarlo con musica, ed è un amplificatore dalla potenza insana, ovvero dalla potenza e dal fattore di damping insani, non sani. È un amplificatore da più di 300 watt, infatti a 301 watt. È una cosa carina, se lo avete compreso, perché l'azienda fa capo a Ben Tolter, che è il proprietario titolare assoluto, è il re dell'azienda. Se lo può permettere, è un personaggio che è docente di chimica dei semiconduttori all'Università di Oslo, 8 brevetti, insomma sa quello che fa, il quale ha detto, ha misurato l'amplificatore, ha fatto questo amplificatore, ha misurato che era più di 300 watt, misurare oltre non mi interessa, 301 e ha dato i 301 watt per questo amplificatore. Come diceva Andreas, ha un fattore di damping insano, cioè una cosa veramente fuori dal mondo, sono fra i pochissimi a fare questo, approfondiremo dopo per annoiarvi un pochino di più, ma entreremo nel dettaglio. Ha un damping factor di 4000, vi dico solo una cosa, la macchina non è controreazionata, non ha controreazione, questo per chi può comprendere, quindi c'è un brevetto che è Sound Engine che permette di avere un fattore di damping 4000, che è replicato nel vincitore del premio ESA quest'anno come integrato, che è l'H390, lo trovate di là, che è il secondo in scala. Trovate il fattore di damping 4000 sul 150 watt, che è l'H190, altra macchina di assoluto riferimento, mentre sotto esistono altre due macchine, l'H120 e l'H90, gli ingressi, insomma gli entry level, cosiddetti entry level, che hanno un fattore di damping basso, ma stiamo parlando di 2000 comunque, quindi 60 o 75 watt con damping 2000, non controreazionati, insomma danno l'idea di quello che possono fare. So oral amps, as he said, has inboard streaming, inboard DACs, we have Spotify, we have DLNA, we have AirPlay, we will have room endpoints by the end of this year, maybe Q1 next year. We are working very, very hard on it. I have a beta unit at my home. And all of this is to make it user-friendly, so that you can have amplifiers that work in any situation with any known source of sound you use. So when we first started implementing streaming, we saw that 90% of the customers in Norway and Scandinavia, which was our biggest market, had iPhones. So we implemented AirPlay, and we built it from scratch. Spotify is, of course, another important milestone, because that means that everyone in the house can play music. So I see this at home. I have a little 9-month-old daughter, and my wife has been home with her now for 9 months. And when I get home and play my music, my daughter isn't that interested in my music, and I thought that was because nobody played music for her. No, my wife, she understands Spotify Connect, she doesn't understand AirPlay, so she plays music, but she plays her music. So when my wife plays her music, which is hardcore metal sort of stuff, my 9-month-old is like this in the sweet spots, and it's terrible, so I need to fix that. But when you play our music, it switches automatically to network, everything works perfectly, and everyone in the house can do it.
si sottolineava il fatto che Hegel produce integrati, nel vero senso della parola, non sono soltanto pre-finali, per come li intendiamo noi nel nostro gergo, ma integrano all'interno anche una sorgente, ovvero un DAC ed una connessione di rete. Questo lo fanno da tantissimi anni, la prima volta che li abbiamo incontrati era nel 2010 e avevano già questi primi integrati, si affacciavano timidamente al mercato con questa idea di integrato plug and play, cioè user friendly, ovvero facile. Adesso sono passati anni, ci sono 4 ESA dietro, sono cresciuti nella maniera migliore, nel modo migliore, e si sono affermati nel mercato, hanno detto la loro, e oggi producono delle macchine assolutamente ben suonanti, destinate alla riproduzione della musica audiofila, passatemi il termine, ma facili da usare, integrano all'interno, giustamente diceva, in Scandinavia, da lì vengono, hanno il più grosso mercato lì, tempo fa, hanno iniziato con l'AirPlay, avevano tutti l'iPhone, quindi la connessione più semplice qual è? È quella dell'AirPlay. E l'hanno costruita da zero, attenzione, questa è una cosa importante, non hanno preso un modulo Wi-Fi, un modulo di connessione, certificato AirPlay, l'hanno messo dentro, lo hanno costruito da zero. Hanno integrato Spotify, perché giustamente, come ha raccontato simpaticamente a casa sua, chiunque può ascoltare musica nel modo migliore possibile su questo impianto. È come poterlo collegare, ad esempio, ad un ingresso home theater in un sistema multicanale. Non ho necessità di duplicare l'impianto, posso utilizzare lui in un sistema multicanale con le mie casse principali, quindi non devo duplicare, scollegare, fare. Chiunque può utilizzarlo nel modo più semplice, deve far dormire la bambina, deve far mangiare la bambina, la moglie vuol mettere su musica di Spotify, quello che vuole, è semplice, basta dall'applicazione direttamente, senza applicazione di terze parti, non hanno un'applicazione loro, facilmente dal telefono, con AirPlay, vai sopra. Automaticamente si switcha in network, quindi automaticamente riconosce l'ingresso, sia c'è, va lì sopra e ti fa ascoltare la musica nel miglior modo possibile. So, we develop everything in Norway. We produce it in China, but everything is developed in Norway. And sensitive components are sourced through our company, our offices in Norway, because we don't trust every chain in China. But sort of the chassis and stuff like that, we trust them. But sensitive components and our key component, the sound engine module, which you talk about, that's sourced or made in-house in Norway. And everything is patented and made there at our offices. So, if you learn anything about Hegel, it's from the cold north, very powerful, it is very neutral, and it has a lot of detail, and it can drive basically anything, and it can play with any music source you usually would use. So let's listen to it, shouldn't we? Yes, let me translate these few words. Quindi, allora, azienda norvegese, fanno tutto in casa, la progettazione viene fatta da zero in casa, tutta la realizzazione e la filiera dei componenti sensibili viene tutta gestita da loro e c'è un motivo banale, al di là che non si fidano ovviamente delle catene, ma al di là della produzione o meno dove si è dislocata, è una questione di brevetti. Cioè sono 8 brevetti qui sopra, quindi devono per forza seguire le cose direttamente, e di lì poi, al di là dello chassis, dell'assemblaggio, di quello che sia, può essere dato in outsourcing. Notare che queste macchine montano tutti una PCB, una base da 70 mm in pure copper 3 strati, quindi il massimo che è possibile ottenere, siamo ai massimi livelli di attenzione dappertutto. Ci si può ascoltare di tutto, analogico, digitale, computer, ottico, si può collegare alla smart TV, si può fare qualsiasi cosa. In wireless, Spotify, AirPlay, è praticamente la macchina perfetta per ascoltare qualsiasi cosa. Non solo, ma è anche la macchina perfetta, Hegel, per pilotare qualsiasi altoparlante. Grazie alle sue caratteristiche, ripeto, di fattore di damping, di sound engine, di potenza. Sì, è un 301 watt, ma su un ohm questo oggetto è 2290 watt con 48 ampere di corrente. Questo, insomma, la dice lunga per chi mastica un po' di numeri, che cosa può fare. Bene. Ok, thank you so much, dear Andreas, and talk to you next time. Okay, grazie. Thank you.